Amici di Paguro Journey, eccoci con il secondo episodio di una serie di video dedicati al nostro ultimo viaggio in Indonesia. Questa volta vi portiamo nella minuscola ma paradisiaca Sangalaki, altra isoletta dell'arcipelago di Derawan, borno indonesiano. Nello scorso episodio vi abbiamo mostrato Maratua, isola selvaggia frequentata da pochissimi turisti, per la maggior parte divers. Un posto da favola con le sue lunghe spiagge, la sua accecante laguna e una barriera corallina incredibilmente viva e a portata di mano se deciderete di soggiornare qui. Prima di spostarci a Sangalaki però un piccolo aggiornamento su Jessica, la cagnolina abbandonata che abbiamo trovato proprio in una spiaggetta di Maratua e che vi mostravamo nello scorso video. Suaimi, il ragazzo che si sta occupando di lei, ci aggiorna di continuo con foto e video. Guardate com'è cresciuta. Se vi capiterà di viaggiare a Maratua e se avrete il desiderio di andare a fare visita a Jessica, contattateci, mi raccomando. Torniamo a noi. Dopo 5 giorni passati ad esplorare Maratua, ci spostiamo nella piccola Sangalaki, paradiso a cielo aperto e casa delle tartarughe marine. Ma prima un piccolo stop a Pulau Kakaban. Isoletta poco distante da Maratua e famosa per la sua laguna e per un lago, il Jellyfish Lake, fino a poco tempo fa abitato da una miriade di innocue meduse. Siamo nella laguna di Kakaban, che è un'isoletta di fronte a Maratua. E è un posto incredibile perché al suo interno ha questa laguna con le mangrovi e la giungla e l'acqua è fantastica. E adesso ci facciamo un giro in canoa per le mangrovi, è bellissimo. Forse uno dei posti più assurdi che abbia mai visto. L'acqua è stupendamente colorata e trasparente. Dopo gli idilliaci momenti nella laguna, esploriamo l'interno dell'isola e il suo lago. Come potete notare, il luogo risulta ormai abbandonato. Infatti ci viene detto che da qualche tempo a questa parte le meduse, che una volta popolavano in migliaia questo lago, sono scomparse. Ne vediamo solamente una. Non si conosce il motivo esatto della loro sparizione. Turismo e visitatori? Creme solari? Surriscaldamento? Non lo sappiamo, ma sicuramente è una triste notizia per l'arcipelago. Dopo qualche ora passata in questo luogo davvero assurdo, ecco che sbarchiamo a Sangalaki. Meraviglia! Siamo appena sbarcati sull'isola di Sangalaki. C'è la marea super bassa, quindi abbiamo dovuto lasciare la barca molto lontano e piano piano stiamo raggiungendo la riva. È bellissimo. L'isola di Sangalaki è famosa perché è un centro di conservazione per le tartarughe. Qui un sacco di tartarughe vengono a depositare le uova e poi loro le spostano, le mettono in questa hatchery. C'è una bandierina con la data in cui sono state deposte le uova e dopo 2 mesi le uova si schiudono, poi le mettono nella piscinetta e tutte le sere vengono rilasciate in mare. Guarda che vogliono uscire tutte qua nell'angolo, non vedono l'ora di andare in mare. Ce ne sono alcune che dormono. Guarda, tipo quella là sta dormendo. Sì.
incontriamo anche una simpatica troupe locale che sta girando un reportage su Sangalaki. Wow. Non si può spiegare l'emozione di liberare queste piccolette in mare. È stato sì, emozionante, bello. Abbiamo appena visto due belle tartarugone tornare in mare dopo aver depositato le uova. Ci siamo goduti il momento, non abbiamo girato niente, però è stato bellissimo perché sotto questa luna piena siamo comunque riusciti in silenzio ad ammirare la scena ed è stato veramente bellissimo. Emozionante, non ci sono altre parole. I nostri incontri non finiscono e troviamo una tartaruga spiaggiata. Fortunatamente i rangers dell'isola riescono a riaccompagnarla in mare. Abbiamo passato una sola notte a Sangalaki, anche perché si può pernottare solamente nell'unica struttura dell'isola che è parecchio cara, ma le 2 giornate passate in questo paradiso rimarranno indimenticabili. Ricordate nello scorso video quando parlavamo di mare mosso? Ecco, questa volta, tornando Berau, ci tocca. Bravo. Siamo fermati perché abbiamo incontrato una tempesta enorme tornando da Sangalaki verso Berau e il nostro capitano ha deciso di fermarsi e ancorarsi a un'altra barca che abbiamo trovato qui perché non si vede assolutamente niente, sta diluviando e il mare è anche abbastanza mosso, quindi insomma lui dice meglio aspettare qua e che passi la tempesta e poi ricominciamo a tornare verso Berau. Fa paura. Aspettiamo che passi la tempesta. Abbiamo passato circa una settimana in questo arcipelago e siamo rimasti davvero affascinati dalla naturalezza di queste isole e da tutto quello che ci è capitato tra Jessica, le tartarughe e in generale la possibilità di esplorare questi luoghi remoti. A malincuore dobbiamo lasciare il Kalimantan, ma torneremo nuovamente dopo la prossima destinazione, Karimunjawa. Non perdetevi i prossimi video.